Ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Marchino in Giappone. Sono ritornato a Yakushima, stiamo per iniziare una camminata che sarà veramente complicata. Auguratevi buona fortuna, spero che il video vada a buon fine perché non so veramente come andrà a finire. Oggi andremo a vedere il cedro di 7000 anni, vediamo se riusciremo a fare questa impresa incredibile. Sì, avete capito bene, sono ancora io, quel pazzo di Marchino. Sono voluto tornare all'isola di Yakushima, ma questa volta per un'impresa incredibile. Obiettivo numero 1, raggiungere il cedro di 7000 anni chiamato Jomon Sugi. Ma per raggiungerlo c'è da percorrere un percorso di 11 ore che vi porta proprio nel centro dell'isola. Ma per arrivarci bisogna passare veramente degli ostacoli, un percorso non facile che non è per tutti i turisti, diciamo, ma per persone abituate a questi sentieri di montagna. Ma l'avventura parte subito male perché in teoria doveva esserci bel tempo, ma all'improvviso, come sapete, quest'isola cambia in continuazione, è venuto un acquazzone che ha cambiato totalmente i piani, ma comunque la nostra guida Wada-san, non so se ve la ricordate, ci è venuta a prendere e in alternativa ci ha fatto visitare il Museo dei Cedri e dell'albero che andiamo a vedere domani forse. Questo è la taglia, guardate, è grosso così, è gigante. Allora domani partiamo da qua, facciamo tutto questo percorso e arriviamo qua, poi dopo da qui dobbiamo fare questo percorso per arrivare. Questo è we don't go up to here, we are just up to this tree and come back. Quindi andiamo qui su, ragazzi, e poi dopo torniamo indietro. Gli utensili di una volta. È bello grosso, bellissimo stare qua ore per fare questo giochino. Anche qua, qui scatenati, vedete? Le palle salgono da qua. Eh sì. E poi siamo andati a far visita al monumento dedicato a Padre Sidotti, che è stato il primo occidentale a sbarcare in quest'isola con lo scopo di portare il cristianesimo in Giappone. Ma come ben sapete, Tokugawa aveva abolito il cristianesimo in Giappone, quindi è stato catturato e poi dopo mandato in prigione e poi è venuto a mancare proprio in prigione. Ma diventando amico poi dello shogun, gli fu data una sepoltura cristiana. Padre Sidotti è il monumento dove è sbarcato qua, proprio qua, in questa costa. Wow. Wada poi ci ha spiegato che grazie a Padre Sidotti vennero qui altri preti per studiare i documenti che portò Padre Sidotti in quest'isola, e quindi si può dire che è stato il martire che spiegò l'Occidente ai giapponesi. A nostra richiesta Wada ci ha portato poi un ristorante italiano, tra l'altro molto buono, e l'unica cosa è che Wada è fantastico come guida, ma come mangia la pasta lasciamo perdere. Niente forchetta, no, è meglio il chopstick. Ecco qua la pasta. Ragazzi, questa donna c'ha questa calcolatrice gigante. In preparazione al trekking di 12 ore di domani abbiamo fatto una corsetta di 1 ora e 15 minuti. Ragazzi, allenamento sotto la pioggia, bellissimo. Arrivò così il giorno, sveglio alle 3:30 e partenza alle 4 dall'hotel. Stiamo per iniziare una camminata che sarà veramente complicata. Auguratevi buona fortuna, spero che il video vada a buon fine perché non so veramente come andrà a finire. Ragazzi, abbiamo passato il fiume, questo fiume era terribile, questo era il punto di domanda di ieri, perché se non c'era l'acqua alta non riuscivamo a passare. Ho avuto la paura, ragazzi. Sì! Liberatoria! Ah, ce l'ho fatta! Ah, che paura! Raga, guardate questo albero
1000 anni, gigantesco, guardate Wada a confronto come piccolo, bellissimo. Comunque è arrivato il sole, vuol dire che è l'alba, bellissima. Guarda, iniziare un percorso di montagna alle 4:30 del mattino non l'avevo mai fatto ed è un'esperienza, non è ancora finita. Bellissima, veramente. Comunque ho l'adrenalina 1000, sono riuscito a passare quel posto là che ero molto preoccupato, ragazzi. No, perché è veramente rischioso. Poi io sono uno che ha paura e sono riuscito a affrontare la paura e andare avanti, e questo per me è un grande, mi sento veramente forte adesso. Andiamo avanti, dai. C'è la piccola ranetta qua, che bella, ciao, guarda qua che bello, ragazzi, guardate che percorso, guardate, spettacolare, 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 mamma mia. Ragazzi, si è messo a piovere all'improvviso, siamo andati sotto questa roccia mega galattica, siamo un po' al riparo. Mamma mia, stiamo facendo un po' di break. Raga, ce l'ho fatta, siamo arrivati alla ferrovia. Questa ferrovia era quella che una volta, prima che diventasse patrimonio UNESCO, portava gli alberi giù in città, che poi venivano spediti a Tokyo, a Osaka e ad altre città del Giappone, perché qui essendoci tanti alberi una volta venivano tagliati e utilizzati per costruire le case, altri o templi, cose varie. Adesso invece, diventando patrimonio UNESCO, non lo fanno, non le tagliano più, e hanno tolto anche il treno che passava di qua. Quello che ci sta spiegando Wada è che questo cedro è di terza generazione, quindi di 350 anni. Però le vecchie generazioni, quindi quello di seconda e di prima generazione, erano sempre al solito punto, quindi cadevano e poi dopo ricrescevano sempre sotto forma di cedro. Ma la cosa sorprendente, dice Wada, che la forma è sempre stata la stessa. So it fell down about 1,500 years ago. It's been dead for 1,500 years. Okay. Still it has some form and shape. Okay. Not decomposing. Because of the rich oil, the material is super long lasting. Ok. Qua c'è un cedro di 2000 anni. E vedete nella via qua ci sono tutti questi piccoli ponticini da passare. Bene ragazzi, siamo a 9 km, ne mancano 2. E ogni tanto ci sono questi spazi per andare in bagno. Guardate qua. Spettacolo, spettacolare, veramente incredibile, pazzesco, bello. Adesso noi dobbiamo andare là, l'ultimo 2 km, e sarà il pezzo più duro perché si va su e poi dopo. Questa, ragazzi, siamo arrivati al Wilson, alla casa di Wilson, che era un botanico che è venuto a studiare ai cedri, e questo era il posto dove lui veniva qua proprio a studiare, perché c'è la possibilità di andare dentro proprio questo cedro. Cioè questo, ragazzi, stiamo andando dentro a un cedro, guardate qua. E la Wada-san ha detto che se io mi siedo qua posso vedere un cuore, hato. Vediamo dov'è, vediamo dove dice heart. Ah! E questo è il cuore, ragazzi, guardatelo. Ecco, dall'altro c'è il cuore. Sto bene. Manca poco, 1 chilometro. Abbiamo visto questo, The King of Sugi. Yes. Il re dei cedri, guardate quanto è grosso. Madonna. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta. Allora, sono 13 km in 5 ore con 895 metri di dislivello. Non ci tornerò mai più, ragazzi. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo, questo è il cedro
di 7000 anni. 7000 anni, ragazzi. Guardate. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo portato qua. Adesso stiamo mangiando il pranzo. Wade ci sta facendo il caffè. Ecco qua il coffee. Fantastico. Luigi è scatenato. Lui ormai potrebbe andare sull'Everest. Ragazzi, è immenso, Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatto. Adesso il problema sarà tornare giù. Infatti abbiamo iniziato a scendere giù ed è molto molto meglio. No, non me l'aspettavo, pensavo che era più di andare giù, sai, a volte con le ginocchia così è complicato, ma ci siamo, dai. Adesso dobbiamo arrivare subito manca poco, e ritorniamo alla railway e poi dopo torniamo verso l'aeroporto. Dobbiamo farcela, ragazzi, vediamo se ce la faccio. Ragazzi, guardate, questa è la parte finale del percorso, così ce l'ho fatta. E qui dove c'è la grotta, dove passa il treno, vedete? Non so come ho fatto, ma ho passato poi dopo vi spiego più avanti. Raga, ce l'ho fatta, sono ancora vivo. Pensate che prima ho passato dei ponti senza le protezioni e neanche quella parte lì, c'è solo la parte centrale. Cioè veramente, guarda, io non so che dire, non la farò mai più. Chi soffre di vertigini non fatelo, ragazzi, però una volta nella mia vita la volevo fare, ce l'ho fatta, veramente sono contentissimo. Yo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo saliti sull'aereo, stiamo per salire, vediamo, dobbiamo prendere anche la coincidenza per andare a Osaka da Kagoshima. Comunque qua l'aereo è questo, ragazzi. E niente, ragazzi, il video finisce qua. È stato un video che mi ha emozionato. Ho dovuto affrontare le paure che ho dell'altitudine. Soffrire di vertigini non è facile, perché ti blocca le gambe al momento in cui vedi il vuoto sotto di te. E passando quei punti, purtroppo l'ultima parte dei punti non l'ho potuta registrare perché ero concentrato su me stesso e quindi non l'ho potuto farvelo vedere. Comunque sono riuscito a affrontare queste prove di vita. Lo volevo fare, ma soprattutto lo volevo fare per il console di Osaka, Luigi, il mio compagno di viaggio, perché era il suo grande desiderio riuscire a vedere questo cedro di 7000 anni. Missione compiuta, ragazzi. Io vi ringrazio per aver visto il video, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, commentate come sempre numerosi, così mi potete supportare nelle mie avventure. Ci vediamo al prossimo video del Giappone, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi, ciao! Ragazzi, siamo a Kagoshima, ce l'ho fatta, un miracolo, ragazzi, ce l'ho fatta fare tutto. Incredibile. Veramente meglio di così non poteva andare.